In questo video parlo dell'avverbio mica, spiego quali sono i significati principali di questo avverbio e come viene usato. Questo video è pensato per quelle fantastiche persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Più precisamente, questo video è pensato per chi è già in grado di capire l'italiano ma vorrebbe parlare bene l'italiano. Se stai imparando l'italiano e vuoi parlarlo bene, sei nel posto giusto. Ciao a tutti, io sono Luca e in questo video volevo parlare dell'avverbio mica. Questo video è una risposta a una richiesta che mi era stata fatta qualche tempo fa da uno degli iscritti al canale che mi aveva chiesto per l'appunto di spiegare questa parola. Questa persona osservava giustamente che la parola mica è piuttosto complessa e mi chiedeva pertanto se potessi fare un video su questa parola. Allora, diciamo che la parola mica è complessa e problematica perché in realtà può essere usata in 4 modi diversi. I primi 2 sono sicuramente i più comuni. Allora, vi premetto che mica è un avverbio che fa parte del registro colloquiale informale, quindi un'espressione del parlato. Vi sconsiglio vivamente di usare questo avverbio quando scrivete un testo, cioè in altre parole non è una parola formale, ma al contrario è una parola informale e colloquiale, che viene usata quasi esclusivamente nel parlato, o meglio, va evitata nella lingua scritta. Allora, in primo luogo la parola mica può essere usata nelle frasi negative, dopo il verbo, per rafforzare la negazione, cioè per rendere più forte la negazione. Per esempio, noi possiamo aggiungere la parola mica alla frase negativa non sono stupido. In questo caso otteniamo la frase non sono mica stupido, punto esclamativo, che più verosimilmente dovrebbe essere pronunciata non sono mica stupido, non sono mica stupido. Cosa significa mica in questo caso? Non significa niente. O meglio, non è che non significa niente, serve per rafforzare, cioè per rendere più forte la negazione. In questo senso, mica ha un significato vicino a quello di affatto oppure per niente. Quindi una persona che dice non sono mica stupido è come se dicesse non sono affatto stupido. Un altro esempio potrebbe essere non è mica stupida, che significa non è per niente stupida, non è affatto stupida. Quindi vedete, mica non ha un significato in senso stretto, serve per rafforzare la negazione. Cioè se noi togliamo mica da queste frasi non succede niente, non cambia niente. Forse la frase è un po' meno forte, cioè se io tolgo mica da non sono mica stupido, ottengo non sono stupido. E qualcuno potrebbe dire che questa seconda frase è un po' meno forte. Un altro esempio potrebbe essere non sono mica arrabbiato, che significa non sono per niente arrabbiato, cioè non sono arrabbiato per niente, oppure non sono affatto arrabbiato. Un altro esempio potrebbe essere questo esame non è mica facile. Che cazzo di intonazione è questo? Vabbè. Un altro esempio potrebbe essere questo esame non è mica facile, che significa molto banalmente questo esame non è facile. Semplicemente la parola mica, l'avverbio mica, rafforza la negazione. Ma prendiamo una frase leggermente più complessa. Prendiamo la frase non devi fare così. Ecco, io posso aggiungere mica anche a frasi di questo tipo. La frase diventerà non devi mica fare così. Di nuovo, il significato in generale non cambia, semplicemente mica rafforza la negazione. Allo stesso modo, se io ho la frase non dovevi dirglielo, posso aggiungere mica e la frase diventa non dovevi mica dirglielo. Vedete, anche qui il significato rimane uguale. O meglio, mica rafforza la negazione, rafforza la frase. Quindi la cosa principale
da tenere in mente di questo primo modo di usare mica è questa, che mica rafforza la negazione e in secondo luogo mica segue il verbo, quindi troviamo mica in una frase negativa dopo il verbo. Quindi in queste frasi c'è sia il non sia mica. In particolare mica segue il verbo. Questa cosa tenetela a mente perché poi c'è un secondo modo di usare mica che è piuttosto diverso. Mica infatti può essere usato all'inizio di frasi affermative come avverbio di negazione, cioè col significato di non. Per esempio, se io metto l'avverbio di negazione mica davanti a una frase affermativa, come per esempio sono stupido, ottengo mica sono stupido, che significa non sono stupido. Quindi in questo caso mica equivale a non. Prima vi avevo fatto l'esempio con mica dopo il verbo. La frase era non sono mica stupido. Vedete la differenza? In un caso era non sono mica stupido, nell'altro è mica sono stupido. Il significato è lo stesso. Poi avevo fatto l'esempio non è mica stupida. Quindi di nuovo frase negativa, mica dopo il verbo. Volendo potrei mettere mica all'inizio della frase, togliere il non e dire mica è stupida. L'altro esempio che avevo fatto era non sono mica arrabbiato. Sposto mica all'inizio della frase, tolgo il non e ottengo mica sono arrabbiato. Quindi qual è la differenza tra questi due costrutti? A livello di significato nessuno. A livello di forma in un caso c'è una frase negativa, quindi una frase con non, e quindi abbiamo sia mica sia non. Nell'altro abbiamo solo mica, però mica deve essere all'inizio della frase. Poi avevo fatto l'esempio, quest'esame non è mica facile. Se metto mica all'inizio della frase ottengo mica è facile quest'esame. Poi avevo fatto l'esempio, non devi mica fare così, che potrei trasformare in mica devi fare così. Poi avevo la frase non dovevi mica dirglielo, che diventerà mica dovevi dirglielo. Quindi ecco, questi sono i due modi principali di usare l'avverbio mica. Onestamente mi sembra che il secondo modo di usare l'avverbio mica sia piuttosto contorto per chi studia l'italiano come lingua straniera. Però vi basta capire che se viene messo all'inizio della frase mica equivale a non, o meglio equivale a un non molto forte, perché comunque mica introduce una negazione, se vogliamo, più forte di quella introdotta da non. Quindi qual è la differenza principale tra queste due strutture? Che in un caso c'è una frase negativa con non e mica è dopo il verbo. Nell'altro caso il non c'è perché il non viene sostituito da mica, che però deve essere all'inizio della frase. Quindi in un caso dopo il verbo mica rafforza il non, nell'altro prima del verbo, comunque all'inizio della frase, mica sostituisce il non. Poi ci sono altri due modi di usare mica che sono sicuramente meno comuni. Mica può essere usato prima di determinate parole, per esempio mica tanto e mica male. Anche in questo caso mica equivale a non, quindi se una persona ci chiede per esempio ti è piaciuto il film? Noi le possiamo rispondere mica tanto, che significa non tanto. Poi c'è mica male, che vuol dire fondamentalmente non male, ma di solito viene usato, come dire, per fare un complimento, cioè non male, però usato per fare un complimento. Per esempio, se una persona ci fa una proposta, ci spiega la sua idea, noi possiamo risponderle mica male, oppure mica male come idea, che significa non male come idea, cioè ottima idea. Poi c'è l'uso meno comune di mica nelle frasi interrogative, dubitative. Per esempio,
invece di dire hai visto le mie scarpe? Alcune persone dicono hai mica visto le mie scarpe? In questo caso mica significa non è che per caso hai visto le mie scarpe? Oppure alcune persone dicono non sarai mica arrabbiato? Che significa non sarai arrabbiato? Punto di domanda. Semplicemente mica rafforza la negazione. Oppure se io sto cercando il portaocchiali, non lo trovo, qualcuno mi potrebbe dire non l'avrai mica lasciato sull'autobus. Cosa significa mica? In questo caso non significa niente. Io potrei anche dire non l'avrai lasciato sull'autobus. Semplicemente una parola che viene aggiunta per rafforzare la negazione. Chiaramente in questo caso non è una negazione in senso stretto, ma se si vuole si può aggiungere mica. Oppure una domanda potrebbe essere non si sarà mica sposato? Anche in questo caso mica non conferisce alcun significato. Ecco, questo è quanto. In ogni caso, gli usi principali sono i primi due, poi c'è mica tanto, mica male, quest'ultimo uso diciamo che è più raro. Se vi interessa, qualche tempo fa avevo fatto un video su una parola che per certi aspetti è simile a mica ed è manco, anche questa è una parola che fa parte dell'italiano colloquiale, informale e comunque del parlato. Qui in alto vi metto il link al video che avevo fatto qualche tempo fa sulla parola manco. Se volete imparare una parola molto usata nel parlato ma che di solito non viene insegnata, vi consiglio vivamente di dare un'occhiata a questo video.